Ragazzi, buongiorno, oggi ci salutiamo dal centro di Potosí. Questa è stata la nostra struttura per 2 giorni, Tenerona caricata. Quindi adesso chi è che viene a darmi una mano per far scendere la Tenerona al marciapiede? Ripartiamo direzione Sucre, quindi scendiamo di altura, però prima c'è un piccolo problemino, dobbiamo fare benzina e quindi trovare una stazione di servizio statale. Venite con noi e vediamo se riusciamo. L'ho impostato sul navigatore, ma non ne siamo sicurissimi, quindi andiamo tutti insieme. Questo era il nostro garage per questi giorni a Potosí. Risaliamo la montagna sulla quale la città è costruita. È una gran fatica respirare. 4090 metri l'altitudine nella quale è stata costruita, voluta fortemente dagli spagnoli per interessi commerciali. Questa terra nascondeva riserve di argento infinite, che poi tali non si sono rivelate perché in realtà sono quasi esaurite. La città di Potosí ha anche moltissime chiese, si dice circa 80, ha uno stile prettamente spagnolo, o meglio ispanico. Abbiamo trovato la sua piazza estremamente affascinante. Molto affollata, d'altronde è una grande città, quasi 200.000 abitanti. È una delle più grandi città storiche che stiamo visitando in questa seconda stagione Sud America. È il patio, proprio come vuole l'architettura spagnola. Bellissima anche questa. Un'altra chiesa e sullo sfondo la città costruita sulla montagna. Fili della corrente un po' esposti, li abbiamo visto fare in tutti gli angoli della città ed è una caratteristica che richiama un po' lo stile asiatico. Bellissimi murales. Eccolo il proverbio, vale un Potosí, nato quando qui si scoprirono proprio i giacimenti, cioè vale tantissimo, un valore inestimabile. Dovremmo essere vicini al distributore di benzina, eccolo l'YPFB che sta per Bolivia, che è teoricamente l'unico distributore che potrebbe, secondo il governo, dare benzina ai turisti. Guardate che traffico alla stazione degli autobus. Questo è il distributore. Ma poi lungo la strada vi raccontiamo qualcosa che è molto interessante, tra virgolette barra quasi comico, per non dire tragicomico, perché qua la procedura per far benzina è questa: loro prendono il numero della targa, poi mi chiedono il numero del passaporto, mi chiedono l'indirizzo e da lì viene fuori un prezzo che è 2 volte e mezzo il prezzo boliviano. Però proprio ora, tra virgolette, il benzinaio mi ha detto 8,68. Io ho detto se meglio non si può fare, lui mi ha detto 8. Ho capito un po' la situazione, gli ho chiesto facciamo 7. 7,50, poi vi aggiorniamo. Questa volta ci hanno accordato un po' di sconto, anziché 8,68 ci hanno fatto 8. La spiegazione è stata: il governo boliviano sovvenziona il prezzo del carburante per i cittadini boliviani che lo pagano 3,4 al litro, diritto che non vale per i turisti e per tutti gli stranieri che dovrebbero pagarlo al prezzo internazionale 8,68. Abbiamo anche chiesto se venendo con delle taniche e non esponendo la targa del veicolo, che è una targa straniera, si può avere il prezzo praticato ai boliviani. Non potrebbero riempire taniche che vengono da fuori, ma noi l'abbiamo visto fare in realtà. Comunque questo prezzo praticato agli stranieri vale sia nell'YPFB sia in tutti i distributori privati che dovrebbero darci comunque carburante. Questo anche se la raccomandazione in frontiera è stata: andate dai distributori statali, gli YPFB. Potrebbe verificarsi, ma questa è una prova che ancora dobbiamo fare, che qualche privato non ci dia carburante perché stranieri. Comunque guidare qua con la moto carica è una bella esperienza e anche una bella sudata, anche perché ho fatto caso a una cosa, che i semafori non vengono sempre rispettati. Batterie Nagasaki. La via dei taller mecánicos. Qua i lavori si fanno ovviamente bordo strada, macchine modificate con gomme che escono dai passaruota. Questa è la ruta 1, l'unica ruta che ci conduce a Sucre. Le case sul cucuzzolo è proprio un modo di costruire, quello di non intonacare. Mettiamola che è un modo di costruire. Risparmiano, in effetti è solo un lato estetico. I bambini appena usciti da scuola sembrano di cartone.
cerchiamo di non andare di sotto. Mamma mia, L'immensa distesa di Potosí. strada distrutta, siamo quasi fuori dalla città di Potosí. Che posti, ragazzi, pensate a vivere perennemente a 4000 metri. Non è affatto facile e se qualcuno me l'avesse detto prima di provare queste sensazioni non ci avrei creduto fino in fondo. Ovviamente con standard molto più bassi rispetto ai nostri, eppure la vita scorre via tranquilla. Dai 4000 e più dobbiamo per forza scendere. Il paesaggio appena usciti da Potosí inizia a vestirsi di vegetazione, non molto frequente negli ultimi tempi per noi. Abituati alle colline marchigiane, la vita ad alta quota, per di più con la caratteristica desertica, non è stata proprio semplice. Sì, perché facendo due conti abbiamo vissuto circa un mese e mezzo nel deserto e a quote abbastanza importanti se togliamo i 2005 di San Pedro d'Atacama. E bisogna capire tutti i disagi che spesso le popolazioni indigene, nonostante sia casa loro, hanno riportato e quindi i conseguenti rimedi che hanno adottato, delle appunto foglie di coca mescolate al bicarbonato. Il tutto per alleviare la sensazione di stanchezza e di fiato corto o anche di sonnolenza che l'altitudine può dare. Per esperienza la cosa che abbiamo imparato è che a dormire in quota è peggiore, è peggio di quando praticamente ci transiti con la moto, perché dormire a 4000 metri, perlomeno per noi, sembra un po' non riposarsi a sufficienza. Questo non è un discorso solo di acclimatazione, l'acclimatazione serve solo per non avere dolore allo stomaco, non avere dolore alla testa, dolore alla pancia, eccetera eccetera. Un agglomerato di piante, ci sembra di essere tornati sul mondo reale, il mondo dove siamo nati. Piccoli villaggi poco popolati con alle spalle le imponenti montagne. Perros, eccola la cresta completa, e dolci colline che iniziano ad avere un po' di degna vegetazione. Cittadine ai piedi delle montagne. Paesaggi vestiti in maniera ingannevole da colline, quando siamo in realtà ancora a 3000 metri sul livello del mare. Come nel famosissimo film Rocky 4 abbiamo visto cambiare le cose. I perri no, sono sempre loro, altro perro. L'alternarsi di queste montagne ricoperte di giallo sembrano, come diceva Francesco, ricordarci quasi i panorami mediterranei, e in particolare la Grecia e la penisola del Mani. Anche la temperatura è completamente cambiata rispetto alle altitudini di Potosí, forse è per quello che ci ricorda molto la zona mediterranea, la nostra. Quindi prima stavamo su un altopiano, ora invece il territorio è tutto frastagliato e la strada scende in picchiata. Guardate sul navigatore il tracciato. Asfalto in buone condizioni, traffico zero, ha segnalato un tornante a 180 gradi, mirador di osservazione. È praticamente una gola, un canyon scavato da un fiume. Scenderemo fino a valle. Vamos a bajar. Voi sicuramente non riuscite a capirlo, ma la pendenza è importante. Letti enormi. Pensate nel periodo delle piogge questi fiumi come si trasformano. Per me diventano paurosi. Adesso si risale un po', ma la temperatura è cresciuta tantissimo. Sottoportava il mid-layer intermedio della Rucca e forse sarebbe da togliere. Deviazioni assurde, forse perché viene giù la montagna. Perché loro non è che sistemano una strada esistente, prendono, ne fanno un'altra. Ora invece siamo entrati in una zona definita zona geologica instabile. Un castello, tra l'altro su un fiume enorme. Montagne imponenti al nostro passaggio, stavolta ricoperte di vegetazione. È una cosa stranissima per noi. La strada si insinua tra le montagne perché dovremmo ancora salire un po' per raggiungere Sucre. 9,5 km a Sucre. Dietro la curva si è aperto subito l'ingresso ad una delle città più importanti del paese. Questa dovrebbe essere la periferia, vedo dal navigatore 4,9 km alla struttura che si trova vicino al centro. Abbiamo letto molto bene di Sucre, quindi ci aspettiamo molto. Dovrebbe essere una delle città più belle della Bolivia a livello architettonico. Non vediamo l'ora di arrivare con Sara per spogliarci, perché rispetto a Potosí ci saranno 15 gradi in più. E siamo partiti un po' leggeri da Potosí perché sapevamo che in teoria la temperatura sarebbe salita, ma non pensavamo mai a una cosa del genere. Piante che non vedevamo
da secoli, anche perché per me la capitale della Bolivia è sempre stata La Paz, lo è, ma è sede del governo e anche centro finanziario ed economico del paese. Ma Sucre è il centro costituzionale, centro storico Barrio America, bicentenario, molto più splendente, con molte costruzioni bianche. 1,6 chilometri ancora abbiamo qui a destra. Già da questo viale promette bene. Qui è proprio Spagna comunque, si sale. Ecco le costruzioni bianche dell'Andalusia, gli oleandri, ragazzi, esistono ancora? Che incanto, ragazzi. El Blanco. Alla derecha, bello il pick up. Mattonata non polverosa come Uyuni, pendenze folli, ragazzi qui non vi rendete conto ma è ripidissima e a fermarsi, ma che, cioè qui rischi la vita se ti fermi. Guarda che discesa e che salita. Tenerona, ci siamo quasi 300 metri. Guardate di nuovo una discesona e comunque giornata estiva per Sucre. Qua a sinistra siamo quasi arrivati. Calle Potosí, ci siamo? No, questo è Consolado do Brasil, più avanti. Sì, siamo, eccolo. Cambiate il volo, cambiate si fa per dire perché indossiamo ancora le stesse maglie ma non abbiamo fatto la doccia perché ce la facciamo questa sera. Vabbè, questo non vi interessa chiaramente. Adesso dobbiamo mettere qualcosa sotto i denti. Come non vi interessa? Noi dobbiamo condividere tutto per farvi capire quanto si soffre su questa vita. Dai! Scherzi a parte, sono le 5 di pomeriggio e non abbiamo fatto pranzo. Quindi ora vi portiamo insieme a noi per scoprire un po' il cibo e ovviamente mostrarvi la città di Sucre dichiarata patrimonio UNESCO dal 91. Prima tappa, cerveza potosina, ovvero la birra más alta del mondo. Il pasto boliviano arrivato. Bruschette caprese, bruschetta mixta e bruschetta pecorina. Vamos all'assaggio. Non ci siamo regolati con la quantità, pensavamo fossero 3 massimo, sono tantissime, lo so, li porteremo a casa. Questo è il risultato numero 1 e questo è il numero 2. C'è anche il 3. Stiamo riscontrando che le birre sudamericane ci piacciono tantissimo, a partire dalla Quilmes, la Potosina, che è quella di Potosí, Cioè fantastiche. sudamericane, Argentina, Uruguay, Cile e ora anche Bolivia. Come saliamo, le accendiamo, sono una più buona dell'altra. E usciti al locale di fronte alla piazza più importante, 25 de Mayo. E alla cattedrale, che si affaccia proprio sulla piazza. Ma andiamo a vederle meglio nel dettaglio. Vamos a ver. Guardate questa macchina, sembra la Panda, invece è Fiat Uno. Poi di fianco troviamo queste macchine. Questa è la piazza super curata e a ferro sotto la panchina. Ragazzi, la Bolivia ci sta letteralmente rapendo, è bellissima. Questa città in particolare ci sta lasciando a bocca aperta. Guardate i palazzi che circondano la piazza, questo addirittura sembra in pietra leccese. Ecco perché ci piace molto il Sud Italia, perché comunque ci sono stati gli spagnoli come qua e questa influenza molto vitale, molto mediterranea l'hanno portata anche qua. Ci sta riempiendo gli occhi e il cuore, lo diciamo. D'altronde siamo mediterranei anche noi e questa ventata ci fa bene. Questa è la birra, ragazzi. Quanta gente alle 6 di sera. In mezzo alla piazza più importante della città, giustamente, il generale Sucre con i piccioni in testa, che viene considerato liberatore della Bolivia dagli spagnoli, il generale più valoroso di Simón Bolívar. Sucre ha dato il nome ad una delle due capitali della Bolivia. Simón Bolívar ha dato il nome proprio alla nazione. Attraversamento pedonale come Shibuya in Giappone. Questa è la via principale che conduce alla piazza. Traffico pazzesco. Entrando nella città di Sucre abbiamo visto un enorme murales che celebrava un bicentenario. Questa è la piazza dove di nuovo vediamo i 200 anni. Il 6 agosto 1825 la Bolivia riuscì ad ottenere l'indipendenza dall'impero spagnolo. Vogliono ricordare a ogni boliviano che l'unione fa la forza. Queste loro celebrazioni sono rivolte ad un aspettando il bicentenario che festeggeranno il 6 agosto 2025. Com'è? Vi porto con me. È uno spettacolo. A Sucre lasceremo un pezzo di cuore.
è fantastica. Raccontaci qualcosa di questo posto, perché altrimenti non capiscono nulla. Da questo posto, che è la Bolivia, che noi non immaginavamo sotto queste vesti, sicuramente ci saranno dei posti un po' borderline, come abbiamo visto già in altre parti, ma davvero la Bolivia ci mette una voglia di Spagna che a tornare ci viene voglia di ripartire subito e metterci in cammino per la penisola iberica. Una cosa fondamentale che per noi fa la differenza è che la Bolivia costa veramente poco. Questa struttura che vi abbiamo mostrato, poi vi mostreremo anche la camera, è un 5 stelle e costa 50 euro a notte, compresa la colazione. È praticamente il mio regalo di compleanno. Vi porto nella nostra umile dimora, stanza 202 se dovete venire da queste parti. Stanza 22. Stanza 22. Sempre la birra potosina. Venite, venite. Abbiamo preso la camera con 2 letti separati, ma sono 2 letti matrimoniali. Poi c'è un piccolo tavolo da lavoro e in fondo c'è addirittura la macchina del caffè, ma guardate il terrazzino che ovviamente dà lungo la strada e in fondo si trova la cattedrale. E dato che non lasciamo nulla a caso, guardate addirittura la doccia in fondo, spaziale. Prima di venire avevamo un'idea della Bolivia leggermente distorta. Ora, dopo circa 15 giorni che siamo all'interno del paese, abbiamo già visitato Uyuni, Potosí e Sucre. Penso che l'anno prossimo, nella terza stagione Sud America, dedicheremo circa 2 o 3 mesi per studiare, per vedere a fondo la Bolivia, perché per noi è spettacolare. Per entrare nel sodo e parlare di ciccia, qua in Bolivia con 50 euro al giorno a testa si potrebbe fare una vita che a grandi linee, confrontandola con quella in Italia, parliamo intorno alle 150 euro a testa, riferendosi ovviamente a cibo più alloggio. Parlando invece di sicurezza, che è un altro aspetto per noi molto importante, per adesso possiamo dire che forse, da quel poco che abbiamo visto, è più sicura anche dell'Italia. Però onestamente è difficile affrontare questo discorso perché bisognerebbe starci molto più tempo, ma al tempo stesso abbiamo visitato quasi tutte le città più grandi, ad eccezione della Paz e qualche città a nord, che visiteremo nella terza stagione. Poi da lì sicuramente avremo una visione molto più ampia. Take it to the